ufficialmente cominciata la guerra commerciale per creare l'intelligenza artificiale più potente. Dopo la conferma dell'arrivo da parte di ChatGPT di una versione a pagamento, Google è immediatamente corsa ai ripari e ha ufficializzato l'arrivo del suo personale prodotto che sconvolgerà completamente il futuro della tecnologia. Nel video di oggi parleremo proprio di questo, ma non solo. Ci andremo infatti a soffermare su tutte le implicazioni e l'impatto che avrà questa decisione da parte di Google sulle nostre vite. Parleremo infine dell'enorme attacco hacker avvenuto questo weekend in Italia e delle ultime pazzie di Elon Musk, che ha tagliato il prezzo delle proprie auto del 30%. Io sono Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e dopo averti invitato a lasciare un bel like e iscriverti a questo canale per supportare il mio lavoro, ti do il benvenuto in questo nuovo episodio del telegiornale tecnologico. Abbiamo finalmente ricevuto questa benedetta conferma ufficiale. Google non è ovviamente rimasta con le mani in mano e proprio ieri, a sorpresa, ha presentato con orgoglio il rilascio del proprio chatbot dotato di intelligenza artificiale. Il suo nome sarà Google Bard e questa decisione è arrivata nel bel mezzo di un codice rosso gigantesco, che fondamentalmente significa questo: muovetevi a sviluppare questo prodotto, perché se non lo facciamo per noi è attualmente finito. Ma è davvero possibile che Google non avesse la benché minima idea di che cosa fosse l'intelligenza artificiale fino a qualche settimana fa? Ma ovviamente no, ragazzi. È già da diversi anni che Google lavora proprio su tecnologie del genere. Ma la domanda è: per quale motivo non ne abbiamo mai sentito parlare? Perché non ha fatto notizia? Beh, la risposta in questi casi è spesso e volentieri di carattere economico. Già dal 2014, infatti, Google aveva proiettato la propria visione sull'intelligenza artificiale e il futuro acquisendo l'azienda DeepMind. Quindi aveva già lavorato a un'IA in passato, giusto? Assolutamente sì, e vi dirò di più. Quel progetto e lo sviluppo di questa IA non è mai stato lanciato né trasformato in un prodotto commerciale. La motivazione? Pensate un po'. Era stato ritenuto da Google stesso come dannoso per l'economia, ma soprattutto per le proprie entrate. Per chi non lo sapesse, Google guadagna infatti una grossissima fetta grazie alle proprie campagne ads, che sono degli investimenti pubblicitari fatti dalle aziende che chiedono a Google di mostrare i propri prodotti ovviamente alle persone che potrebbero essere interessate, e quindi sfruttando le enormi potenzialità di profilazione del colosso Big G, Google fa fondamentalmente una marea di soldi. Per questa azienda infatti è semplicissimo conoscere le nostre abitudini, i nostri click e i nostri gusti, quindi ci va a consigliare annunci dove potremmo effettivamente cliccare. Ad un certo punto dello sviluppo però gli ingegneri Google hanno iniziato a pensare questa cosa: sbaglio o ci stiamo autodanneggiando sviluppando questo affare? E la loro intuizione fu corretta, perché pensiamoci un attimo: che succederebbe se in futuro avessimo un'IA con la quale ci basta semplicemente una chat per ottenere qualsiasi tipo di risposta lunga, argomentata e completa? Non avremmo più bisogno di Google. Il problema legato a questo motore di ricerca è infatti l'enorme quantità di link che solitamente siamo costretti a visitare prima di ottenere la risposta al nostro quesito, e quindi ci imbarchiamo all'interno dell'internet, visitiamo diversi siti e quindi visualizziamo tantissime pubblicità. Se questo trend dell'ultimo anno si confermasse per quello che è, nessuna azienda pagherebbe più per essere tra i primi risultati di ricerca di Google, perché alle persone basterebbe aprire il chatbot e fare le richieste che solitamente richiedevano un certo percorso in rete. E questa cosa avrebbe un impatto enorme su tutti i contenuti presenti sull'internet stesso. Pensate ad esempio ai blog o a quei siti storici che contengono una marea di guide che consultiamo giornalmente. Se avessimo un'IA in grado di andare su internet e fornirci queste risposte senza farci fare nessuna ricerca, che senso avrebbe aggiornare le pagine e i blog? Peccato che non sia tutto quanto rose e fiori come lo stiamo descrivendo. Infatti, come abbiamo già visto in questo video, l'IA starebbe già facendo parecchi danni anche tra i giovani adolescenti, che potrebbero crescere senza un proprio metodo di studio e di apprendimento, in quanto è ormai noto a tutti che basta andare su ChatGPT, scrivere i compiti e questo affare te li risolve senza che tu debbia fare nulla. Qui si aprirebbe un intero capitolo su tutto quello che riguarda l'utilizzo responsabile, etico o meno, nell'utilizzo di questi strumenti, ma magari ne parleremo in un altro video. Ora concentriamoci sul prodotto Google. Quindi insomma Google capisce che questa roba potrebbe danneggiare enormemente le entrate del colosso Big G e quindi abbandona il progetto. Però sfortunatamente
fortunatamente che accade qualche anno dopo? Arriva Microsoft e investe 10 miliardi proprio su ChatGPT. Quindi che succede? Che Google si trova con le mani legate. Google non può assolutamente restare a guardare Microsoft che prende il mercato. E oltretutto, notizia freschissima, se alcuni di voi hanno Microsoft Teams versione business, avrete già la possibilità di vedere ChatGPT all'opera durante le vostre riunioni. È stato infatti integrato all'interno delle chiamate ed è in grado di riassumere completamente tutti gli argomenti detti e fatti durante le riunioni. E vi dirò di più, è in grado anche di inviare automaticamente il riassunto di tutta quanta la conversazione e la riunione a tutti i partecipanti interessati. Questa cosa, ragazzi, è veramente importante. Abbiamo avuto per anni la console war tra Xbox e PlayStation e se è arrivato il momento di darsi battaglia per l'intelligenza artificiale più performante. Insomma, Google capisce che c'è questo problema, lancia il codice rosso e tutti gli ingegneri della Big G iniziano a lavorare su questa nuova intelligenza artificiale. Riprendono a mano il vecchio progetto, lo migliorano e lo adattano e boom, ecco Google Bard. Presentato il 6 febbraio a sorpresa dal CEO di Google, Sundar Pichai, Google Bard si presenta come il prodotto in grado di rivoluzionare completamente il nostro futuro. Avrà delle caratteristiche molto simili a ChatGPT, che grazie a Microsoft verrà presto integrato all'interno del motore di ricerca Bing. Alcuni utenti hanno addirittura segnalato di avere già accesso alle nuove funzionalità di questo motore di ricerca, quindi aspettatevi delle novità anche da parte di Microsoft tra poco. Attualmente Google Bard non è testabile da tutti ed è disponibile solo per alcuni utenti selezionati, ma secondo le ultime descrizioni uscirà tra pochissimo. Ovviamente su questo canale copriremo tutte le notizie legate a questo fenomeno, quindi se vuoi rimanere aggiornato su questi argomenti lascia un bel like e iscriviti a questo canale. Prima di passare alle ultime notizie, parliamo rapidamente delle differenze che questo Google Bard avrà rispetto a ChatGPT. Google, come ogni big azienda nell'ambito della tecnologia, possiede diverse divisioni. Una buona fetta dei contenuti legati al mondo dell'intelligenza artificiale viene fatta da questa branca di Google chiamata DeepMind, che è capitanata da questo soggetto chiamato Demis Hassabis. Ma analizziamo le ultime dichiarazioni del CEO di DeepMind. Bard sarà molto più potente di ChatGPT e integrerà funzioni che al momento mancano all'intelligenza artificiale di OpenAI. Tra le altre cose, avrà la capacità di citare le fonti e potrà effettuare ricerche su internet con l'accesso al web. Avrà incredibili facoltà di apprendimento automatico e potrà letteralmente imparare dai propri errori senza che una persona umana debba indicargli la cosa esatta o quella sbagliata. Ragazzi, l'apprendimento per rinforzo è una tecnica già conosciuta da molti anni nel mondo dell'intelligenza artificiale, ma non sono mai stati creati dei prodotti ad uso commerciale che ne facessero uso. Cioè, la cosa che fa più paura, ragazzi, è l'immensa quantità di dati a cui Google ha accesso. Cioè, vi immaginate un IA addestrata con la mole di informazioni che possiede la Big G? Insomma, il prodotto Google sarà sicuramente integrato all'interno del motore di ricerca che già conosciamo e molto probabilmente sarà inserito anche all'interno di altri prodotti Google, come ad esempio la posta elettronica. Oltretutto ci sono ancora diverse questioni aperte in merito a quello che utilizza l'IA, come ad esempio il copyright delle fonti che questi chatbot poi vanno a utilizzare. Insomma, i timori sono tanti e c'è un concreto rischio che si inizi a combattere una guerra all'intelligenza artificiale più potente. Il tutto per poter sbaragliare una volta per tutte la concorrenza. Quindi vi chiedo, secondo voi come andrà a finire questa faccenda? Mentre ci pensate e mi rispondete con un commento, vi racconto dell'ultimo attacco hacker che questo weekend ha terrorizzato la nostra cara Italia. E indovinate un po', è come sempre colpa di un ransomware. Quei maledetti virus che vi vanno a cifrare tutti i file e non vi consentono di fare praticamente nulla a meno che non paghiate un bel riscatto. Spoiler, anche se pagate solitamente i file vi restano cifrati. L'attacco hacker sembra essere stato effettuato su una falla di sicurezza presente in VMware. VMware è un software che serve per virtualizzare dei computer e la motivazione è sempre la solita. Se all'interno del server della tua azienda non risolvi i bug effettuando gli aggiornamenti al tuo sistema, sei vulnerabile agli attacchi. Gli hacker sono riusciti a penetrare un sacco di sistemi che per l'appunto non erano aggiornati da più di 18 mesi. Infatti è normale che nel tempo vengano scoperte delle falle di sicurezza che più o meno velocemente vengono risolte dagli sviluppatori, ma se non si aggiornano i computer, ecco quello che succede. E come ultima notizia di oggi andiamo a parlare delle pazzie di Elon Musk, che nell'ultima settimana, oltre a qualche modifica sul suo caro Twitter, ha tagliato del 20% il prezzo delle sue auto. Come
Come vediamo dal sito ufficiale, adesso la Model 3, che a mio avviso è una gran bella macchina, per favore Tesla regalamene una, costa attualmente in versione base solo 44.000 euro, con uno sconto di circa 12.000 euro rispetto al prezzo precedente. Quindi si è giustamente sconvolto anche l'intero mercato dell'usato, perché queste macchine che venivano vendute usate a questa cifra adesso caleranno sicuramente. Oltretutto con questa mossa hanno sbaragliato completamente la concorrenza. Infatti Volkswagen si è indignata un sacco perché ha visto che adesso con 32.000 euro ti puoi portare a casa un'auto elettrica veramente fantastica. Se solo avessimo più colonnine in Italia. La motivazione dietro a questa mossa non è solo quella di consentirmi di comprarne una il prima possibile, ma quella di ridurre i margini e, ora che possono produrne molte di più, aumentare i volumi e ridurre i tempi di consegna. Lasciate un bel like e iscrivetevi a questo canale per non perdervi le ultime notizie su questo affascinante mondo tecnologico. Da Dani qui è tutto e ci vediamo al prossimo episodio del telegiornale Tech.